Benvenuti a tutti. Oggi passiamo in rassegna le sorgenti dopo l'introduzione della puntata precedente, ma volevo chiederti Enrico, avevi qualche considerazione da fare rispetto ai commenti che abbiamo ricevuto? No, direi che in termini generali i commenti erano abbastanza lineari, solamente alcuni, e ho visto che in qualche modo è come se ci fosse creato una sorta di misunderstand sul termine che ho utilizzato di circuitazione bilanciata e circuitazione single-ended, quindi vorrei un attimo specificare questo punto. Allora, come abbiamo accennato nella puntata precedente, il concetto principale su cui si basa il discorso del bilanciato è di avere un amplificatore differenziale il quale fa la differenza fra due segnali di ingresso, un segnale con polarità, chiamiamolo positiva, e un segnale con polarità negativa. Quello che ho affermato nella puntata precedente è che spontaneamente le circuitazioni non sono in grado di elaborare, gestire, produrre segnali bilanciati, ma utilizzando un termine forse improprio ma giusto per rendere il concetto, ho detto che tendono a essere single-ended, dove però per single-ended non intendo obbligatoriamente che il circuito deve essere un circuito molto basico, come in questo caso solo per esemplificare, quindi fra alimentazione positiva e massa, ha una sola polarità e funziona un po' come potrebbe funzionare un circuito a valvole single-ended, quindi con una sola polarità. In questo caso il segnale d'ingresso è riferito a massa e anche l'uscita è riferita a massa. Non abbiamo quindi un ingresso bilanciato con un segnale positivo e negativo e un segnale in uscita anch'esso bilanciato positivo e negativo. Ciò non vuol dire che il segnale d'uscita non possa essere negativo rispetto a massa, lo può essere, ma abbiamo una sola polarità, e anche l'ingresso può essere negativo rispetto a massa, ma abbiamo una sola polarità. In questo caso abbiamo lo schema esemplificativo di massima di un circuito simmetrico complementare. Abbiamo un'alimentazione positiva, un'alimentazione negativa. Il circuito è speculare rispetto alla massa, ma anche in questo caso però abbiamo una sola tensione d'ingresso, riferita anch'essa a massa, e una sola tensione d'uscita, anch'essa riferita a massa. Quindi non possiamo parlare di una circuitazione bilanciata, è una circuitazione simmetrica, complementare, ma non è bilanciata. Col termine circuitazione bilanciata si intende una circuitazione in grado di produrre, in questo caso in uscita, due forme d'onda fra di loro complementari. Ma nessuna delle circuitazioni che abbiamo visto prima è in grado di fare spontaneamente questo. E nella stragrande maggioranza dei casi, se non nella totalità, dobbiamo utilizzare due circuitazioni indipendenti, una per la polarità positiva e una per quella negativa in controfase. Cerchiamo di non fare confusione fra il concetto di bilanciato e il concetto di simmetrico o simmetria complementare. Sono due cose totalmente diverse. Benissimo, e detto questo, di quali sorgenti vorresti parlarci? Allora, diciamo che essenzialmente nel settore audio-domestico oggi possiamo individuare due macro categorie di sorgenti, le sorgenti analogiche e le sorgenti digitali. Nell'ambito delle sorgenti analogiche possiamo considerare, anche se in questo caso quasi a livello solo teorico-didattico, il registratore a nastro, il sistema di lettura del disco analogico. Interessante perché sia la testina di lettura di un nastro, sia la testina di lettura di un disco analogico, per certi versi sono delle sorgenti ideali che si presterebbero molto bene a essere utilizzate in bilanciata, nel senso che qui ad esempio abbiamo la fotografia di una testina di lettura di un registratore a nastro dell'Autari. Gli avvolgimenti che sono contenuti all'interno del blocco testina sono galvanicamente isolati rispetto a massa, per cui la tensione in uscita è una tensione, potremmo chiamarla bilanciata, nel senso che prendiamo ad esempio questo come riferimento negativo, questo come riferimento positivo, ma non hanno un riferimento massa, quindi
e rappresentano quanto di meglio si potrebbe per certi versi desiderare come sorgente bilanciata. Al lato pratico però diciamo che per quello che riguarda l'utente, l'assemblaggio di una catena d'ascolto, tranne casi molto particolari di persone magari che hanno dei preamplificatori per delle testine a nastro separati, ma nella stragrande maggioranza dei casi tutto questo rimane un blocco chiuso, non accessibile da parte dell'utente, il quale in un sistema di lettura del nastro ha come unica possibilità di connessioni le connessioni del registratore in uscita già elaborate, già preamplificate, quindi non ha modo di intervenire su questi parametri. Nel caso invece di un sistema di lettura di un disco analogico, il segnale d'uscita dalla bobina del pick-up è direttamente accessibile da parte dell'utente. Infatti ci sono 4 terminali, 2 per il canale sinistro, 2 per il canale destro, e ci si potrebbe porre seriamente la domanda se queste connessioni possono trarre un vantaggio, un'utilità nel fare una connessione bilanciata o sbilanciata. Questo è uno dei casi dove la connessione bilanciata teoricamente potrebbe essere molto interessante, perché a differenza del registratore a nastro, dove comunque tutto rimane abbastanza compatto, quindi le distanze fra il preamplificatore della testina e la testina stessa sono molto ridotte, in un setup convenzionale di un giradischi analogico le distanze cominciano a essere importanti, per cui immaginiamo il cablaggio che dalla testina entra nel braccio, dal braccio esce e deve andare nella basetta con gli RCA. Da lì poi in certi casi con un cavo va nel trasformatore step up, dal trasformatore step up deve entrare dentro nel preamplificatore fono. Quindi abbiamo in certi casi anche qualche metro di lunghezza di connessioni esposte a poter captare disturbi in tutto l'ambiente, tenendo conto poi che molto spesso il giradischi posto vicino alle altre apparecchiature, il campo magnetico che i trasformatori d'alimentazione irradiano o 1000 altri disturbi fanno sì che il collegamento con la testina sia molto spesso origine e sorgente di rumore e di un zio di fondo. Quindi un collegamento bilanciato potrebbe essere di grande utilità in questa circostanza. C'è da dire però una cosa, che nonostante teoricamente potrebbe essere di grande vantaggio e utilità avere una connessione bilanciata fra il giradischi e lo stadiofono, purtroppo c'è da dire che molto spesso, direi in un buon 90%, i preamplificatori fono che dispongono anche di connessioni bilanciate in realtà sono delle false connessioni bilanciate, perché intrinsecamente la circuitazione convenzionale che viene utilizzata, direi nel 90-95% dei casi di un preamplificatore fono, è una circuitazione come quella che possiamo vedere in questa figura, dove è tutto tranne che bilanciata. Abbiamo un segnale d'ingresso single-ended, in segnale d'uscita single-ended. Non c'è nessuna parte del circuito che sia in grado di fare la differenza fra segnale positivo e negativo e quindi andare a cancellare gli eventuali disturbi captati. Molto spesso semplicemente invece di avere solo il connettore RCA c'è anche il connettore XLR, ma il segnale negativo viene messo direttamente a massa. L'unico vantaggio che potrebbe dare è nel poter realizzare un cavo di interconnessione dove il terminale negativo e lo schermo possono essere tenuti separati, perché l'XLR ci consente di avere più terminali a disposizione, ma all'interno del circuito troviamo comunque una circuitazione che è tutto tranne che bilanciata. Dal punto di vista tecnico ci si potrebbe porre seriamente la domanda interessante di come possiamo rendere bilanciato realmente un preamplificatore fono. Qui il discorso si fa molto delicato, perché la cosa migliore sarebbe poter fare direttamente all'ingresso la differenza tra segnale positivo e segnale negativo, quindi cancellare disturbi che il cavo di collegamento ha captato e utilizzare solo il segnale utile derivante dalla testina. Ma c'è un particolare molto importante che rende questa strategia molto critica, ovvero
il segnale d'uscita da parte di una testina, specie se è una testina di qualità MC, è un segnale molto basso. Per cui fare già direttamente all'ingresso un'operazione di questo genere con dei segnali molto ridotti ci obbliga ad avere una circuitazione più complessa. Una circuitazione più complessa molto facilmente introduce rumore, introduce criticità in una zona del circuito che è altamente sensibile. Infatti possiamo stimare che fra il segnale d'ingresso dello stadiofono e il segnale che arriva agli altoparlanti abbiamo un fattore di amplificazione che può variare tipicamente fra i 60 e i 90 dB. Quindi capite che qualunque imprecisione, qualunque contaminazione del segnale io introduco all'ingresso per poter fare la differenza fra le due polarità mi si ripercuote anche pesantemente poi sull'ascolto finale. Detto questo, quali sono le strategie che possono e che sono messe in atto nelle apparecchiature che possiamo trovare sul mercato? Allora, quella più spontanea a cui viene da pensare è l'utilizzo di un trasformatore. Trasformatore che utilizza il segnale positivo e negativo dalla testina e mi genera un segnale sbilanciato in uscita. A questo punto posso utilizzare una circuitazione sbilanciata perché la mia conversione fra bilanciato e sbilanciato, ovvero la differenza fra i segnali positivo e negativo e l'insensibilità verso i disturbi captati, viene affidata al trasformatore. Abbiamo qua un esempio, devo dire realizzato molto bene e del quale in qualche modo dovremmo essere orgogliosi essendo un prodotto italiano, di un preamplificatore fono che implementa esattamente quello di cui abbiamo accennato prima, ovvero abbiamo presenti sia le connessioni RCA che le connessioni XLR e come architettura circuitale che cosa abbiamo? Abbiamo la presenza di trasformatori. La circuitazione intrinsecamente è una circuitazione non bilanciata e la cosa si può anche comprendere in un preamplificatore di questo genere perché avendo la possibilità sia di variare l'impedenza d'ingresso sia di variare le curve di equalizzazione, immaginare di avere un prodotto di questo genere totalmente bilanciato, quindi con il raddoppio di tutta l'elettronica avrebbe comportato qualcosa che a livello di dimensioni e di ingombre sarebbe stato molto più grande, ma con delle dimensioni molto più grandi probabilmente anche i disturbi captati e le interferenze sarebbe stato più critico. Il vantaggio di una soluzione di questo genere è che il circuito rimane molto più compatto e più facilmente immune a criticità che possono introdursi. Attraverso il trasformatore, come dicevamo prima, di ingresso e di uscita, abbiamo la connessione realmente bilanciata sia in ingresso sia in uscita. Come tutte le medaglie, anche questa ha potenzialmente il suo rovescio. Quali sono i rovesci di una medaglia come questa? Probabilmente la cosa più, fra virgolette, critica è il ruolo del trasformatore, ovvero essendo due elementi in serie a circuito, in serie segnale audio, la loro qualità diventa un elemento assolutamente fondamentale. Un altro aspetto è che specialmente il trasformatore in ingresso deve interfacciarsi con la testina e quindi a livello di caratteristiche elettriche ha un compito che non è facile, nel senso che le testine potenzialmente collegabili possono essere fra di loro molto diverse a livello di caratteristiche elettriche, di impedenza, di resistenza di carico, di quantità di segnale. Più semplice è il ruolo del trasformatore d'uscita, il quale in qualche modo ha delle caratteristiche di interfacciamento già predefinite o almeno con un margine di variabilità molto più ridotto. L'utilizzo del trasformatore in ingresso potenzialmente potrebbe anche dare il vantaggio di poter fare una sorta di step up, ovvero poter incrementare già con un rapporto di spirito di un certo genere la tensione d'ingresso e facilitare il compito dello stadiofono che segue. Un altro aspetto da considerare molto attentamente in una soluzione di questo genere è che se esternamente abbiamo una testina che dispone già di un trasformatore step up, abbiamo un trasformatore che pilota un altro trasformatore e le caratteristiche di interfacciamento fra i due trasformatori devono essere studiate e tenute in grande considerazione. Direi che però complessivamente nell'ambito di questa tipologia costruttiva, considerando sia dimensioni, costo e complessità,
Mi sembra una soluzione molto intelligente e che possa dare dei vantaggi consistenti anche rispetto a delle connessioni completamente sbilanciate con delle testine magari che devono gestire segnali d'uscita molto bassi. Tornando alla nostra circuitazione classica di preamplificatore fono non intrinsecamente bilanciato, possiamo spendere ancora due parole sulle tecniche che generalmente vengono utilizzate per renderlo compatibile con delle connessioni bilanciate. Per quello che riguarda l'ingresso abbiamo già visto come la tecnica più logica e più frequente sia l'utilizzo di un trasformatore fra bilanciato e sbilanciato. In uscita una delle possibili soluzioni, come abbiamo visto prima, è l'utilizzo di un altro trasformatore che passa da una circuitazione sbilanciata a una circuitazione bilanciata. In uscita però possiamo avere anche altre soluzioni. Il livello del segnale in uscita è già abbastanza alto per poter consentirci eventualmente di utilizzare altre tecniche. Una delle tecniche più utilizzate è quella di aggiungere un amplificatore invertente che prelevato il segnale positivo genera il segnale negativo da mandare al terminale 3 dell'XLR. Quindi in qualche modo il segnale positivo arriva direttamente al terminale 2 dell'XLR. Non è necessario che ci sia questo stadio di buffer, mentre invece il segnale 3 arriva in segnale invertito da un amplificatore operazionale, magari realizzato con componenti discreti, per avere la polarità opposta. Oppure, come avevamo accennato nella prima puntata, mi è capitato di vedere in qualche stadiofono l'utilizzo proprio di un driver di linea bilanciata, in questo caso il Texas 135, che partendo da un segnale di ingresso sbilanciato genera i due segnali con le due polarità. È una soluzione per certi versi più raffinata rispetto a quella del singolo amplificatore invertente, ma presenta in qualche modo lo svantaggio di avere anche sull'uscita positiva sempre la presenza di un componente addizionale. Abbiamo una migliore simmetria dei due segnali di uscita, ma se dovessimo mettere probabilmente sul piatto della bilancia il vantaggio della migliore simmetria e lo svantaggio della presenza di questo circuito in più sul percorso del segnale, personalmente sarei più dell'avviso di tornare alla soluzione più semplice con l'unico amplificatore invertente. Esistono però delle circuitazioni per quello che riguarda lo stadiofono che in qualche modo hanno già direttamente il front-end bilanciato. Per front-end intendiamo direttamente gli stadi di ingresso, già direttamente bilanciato senza l'utilizzo di un trasformatore. In questo caso abbiamo la topologia circuitale di un preamplificatore fono che utilizza questa tecnica. La testina viene collegata direttamente a due canali di amplificazione. Ecco, molto importante è come la testina e le due polarità vengono riferite a massa, nel senso che non possono essere tenute completamente flottanti, altrimenti i livelli di tensione di ingresso potrebbero andare a saturare o portare fuori zona di linearità i due circuiti integrati di ingresso. In questo caso abbiamo la testina che vede un carico complessivamente di 47 più 47 ohm, quindi circa 100 ohm, carico abbastanza tipico per una testina MC. Il punto centrale è riferito a massa. Da qui parte un primo stadio di amplificazione per la polarità positiva e polarità negativa. Il secondo stadio realizza la equalizzazione RIA e attua la differenza fra le due polarità. Infatti in uscita abbiamo una circuitazione che è sbilanciata, quindi entriamo in bilanciato e usciamo in sbilanciato, senza aver utilizzato trasformatori. In questo caso invece abbiamo uno stadiofono che è interamente bilanciato anche in uscita. La circuitazione d'ingresso è molto simile a quella che abbiamo visto prima. In questo caso abbiamo una testina MM con un carico praticamente di 48K, anch'essa riferita come punto centrale a massa. Primo stadio di preamplificazione del segnale. Nella seconda parte viene completata la equalizzazione RIA e abbiamo l'uscita sia positiva sia l'uscita negativa. A questo punto c'è da fare una considerazione abbastanza importante.
perché è una situazione che ritroveremo con una certa costanza all'interno di tutta la catena audio bilanciata, ovvero il fatto di avere un ingresso bilanciato e un'uscita sbilanciata in qualche modo è come la situazione di fare il ricco lo spendaccione col portafoglio degli altri, nel senso che se entriamo in bilanciato e usciamo in sbilanciato non c'è nessun circuito che faccia la differenza fra i due canali, fra le due polarità, e quindi gli eventuali disturbi di modo comune ce li ritroviamo pari pari in uscita, amplificati dal fattore di guadagno. Quindi la soluzione in sé è molto elegante, ma sposta all'altra parte del circuito che seguirà il compito di fare la differenza fra le due polarità in modo che il collegamento bilanciato abbia la sua ragion d'essere, ovvero quello di eliminare i disturbi di modo comune. In altre parole, prima o poi all'interno della catena ci deve essere un circuito che faccia la differenza e ci dia solo il segnale utile, altrimenti sarebbe tolto lo scopo di avere tutta una catena bilanciata per non poi andare a cercare di eliminare i disturbi. Detto questo, però, può essere anche appagante dal punto di vista della percezione visiva vedere l'esempio di qualche stadiofono con una circuitazione completamente bilanciata. Questo, ad esempio, è un preamplificatore dell'Audio Research. Vediamo che per ogni canale il circuito è raddoppiato, polarità, immaginiamo la polarità positiva, polarità negativa, polarità positiva, polarità negativa. Il segnale entra bilanciato e esce ancora bilanciato. Dal punto di vista dell'eleganza circuitale abbiamo un esempio di un'eleganza circuitale veramente notevole. In questa apparecchiatura, della quale non ricordo il nome, abbiamo lo stesso concetto portato ancora più in avanti. A parte l'alimentazione, che devo dire incommiabile come sforzo, come sovradimensionamento, come tutto, anche la parte circuitale di alimentazione è stata realizzata in modo veramente notevole e consistente. Stiamo parlando di qualcosa che all'atto visivo si percepisce essere un oggetto realmente bilanciato. Quanto poi questo, al di là della gratificazione che può essere possedere un oggetto di questo genere, si possa tradurre in un reale vantaggio rispetto a una circuitazione più semplice, è tutto da stabilire in relazione alle caratteristiche complete della catena, ovvero, tornando al discorso di prima o poi dovremo trovare all'interno della catena qualcuno che faccia la differenza fra i due segnali. Il fatto poi di avere un layout così grande espone maggiormente il circuito rispetto a altri più compatti alla possibilità di captare disturbi indesiderati. Teniamo sempre presente appunto che i fattori di amplificazione sono veramente molto alti, per cui qualunque piccolo disturbo possa essere captato in un punto del circuito si traduce alla fine in uscita in qualcosa di, in tanti casi, effettivamente percepibile. In effetti ho notato che, entrando nel merito del discorso bilanciato-sbilanciato, in questa situazione, quindi parlando delle sorgenti analogiche, veramente si apre un mondo, cioè ci sono tantissime cose da prendere in considerazione e da analizzare. E quindi ti chiedo, è così anche per le sorgenti digitali? Esattamente così no, nel senso che le tematiche sono diverse. Essenzialmente quello che cambia è che nel sorgente digitale abbiamo una tensione già molto più alta, per cui le problematiche legate alla difficoltà di gestire segnali molto piccoli in qualche modo fortunatamente sono eliminate, però emergono tantissimi altri aspetti che caratterizzano in modo peculiare il digitale. Perfetto, quindi direi che la cosa migliore sarebbe quella di separare i due piani, quindi di analizzare in una prossima puntata le sorgenti digitali nell'ambito del bilanciato-sbilanciato. Sì, probabilmente è la cosa migliore, nel senso che almeno ci focalizziamo solo sulle sorgenti digitali e può essere utile anche fare un'analisi comparata fra le varie soluzioni, anche perché oggi il mondo del digitale è molto vasto e quindi le soluzioni che possono essere implementate sono le più variegate possibili, ecco. Perfetto, quindi intanto vi saluto e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.